Ciao, siamo arrivati al primo video del percorso italiano da ascoltare. È un piacere averti qui con me. Oggi parliamo di comprensione, perché per molti studenti capire l'italiano è la cosa più difficile in assoluto. Ed era così anche per me quando ho imparato l'inglese. Capire era un incubo. In questo video vedremo come memorizzare parole nuove, come migliorare la tua pronuncia in italiano e come parlare in modo più fluente e naturale. Perché è così difficile capire gli italiani che parlano, o film o video italiani, per esempio? I motivi possono essere tanti. Forse perché usano delle parole che non conosci, o delle espressioni idiomatiche o espressioni naturali che non conosci. Forse perché usano delle strutture o degli aspetti della grammatica che non hai ancora studiato o che non ti sono ancora completamente chiari. O forse semplicemente perché parliamo velocemente. I motivi possono essere veramente tanti, ma l'unica certezza che abbiamo è che l'esercizio risolverà questo problema. Più ti eserciti e più migliorerai nella comprensione. Ma a questo punto è importante distinguere ascoltare dal esercitarsi nella comprensione. Sono due cose completamente diverse. Ascoltare è quello che stai facendo adesso. Guardi un video, ascolti una canzone o un audio e ascolti, semplicemente ascolti. Questo è l'ascolto passivo, che è differente dal esercitarsi nella comprensione, l'ascolto attivo. Ascolto attivo significa mettere attenzione su quello che ascolti e su come ascolti. Quindi include una maggiore attenzione e anche delle attività durante l'ascolto. Ascolto attivo significa imparare parole nuove, imparare espressioni nuove, concentrarsi sulle strutture grammaticali usate, esercitarti nella pronuncia e nell'intonazione delle frasi. È importante avere un giusto equilibrio tra ascolto passivo e ascolto attivo, quindi è importante dedicare una parte del tempo all'ascolto passivo, semplicemente ascoltare un film, un video, una canzone, ma dedicare anche una parte del tempo a un ascolto attivo, dove ti dedichi attivamente all'ascolto e alla comprensione. Ma vediamo insieme alcune attività che puoi fare per esercitare la comprensione dell'italiano attivamente. Se vuoi imparare del nuovo lessico, quindi delle nuove parole, mentre ascolti un video o un audio in italiano, è molto importante prendere carta e penna. Carta e penna sono fondamentali. E scegli un audio o un video breve. È importante che l'argomento sia di tuo interesse, perché il cervello sarà più portato a fare attenzione e a memorizzare quello che viene detto. Quindi prendi carta e penna e scegli un video o un audio breve. Ascolta la prima volta senza fare niente, semplicemente ascolta per comprendere il contesto dell'audio o del video. Poi ascolta una seconda volta e, se vuoi, una terza volta e scrivi le parole che non conosci, quelle parole che non conosci e che rendono difficile la comprensione. Se non capisci bene le parole, puoi anche usare i sottotitoli, così potrai leggere la parola che non conosci e saprai come si scrive. Quindi la prima volta ascolti il video o l'audio passivamente, senza fare niente. Poi ascolti una seconda e una terza volta e scrivi sul foglio le parole che rendono difficile la comprensione, le parole difficili. Dopodiché avrai una lista di parole, ma avere una lista di parole non è sufficiente per memorizzarle. È importante esercitarti nell'uso di queste parole, creando delle frasi. Quindi per ogni parola che hai scritto, ti consiglio di scrivere 2 o 3 frasi complete per esercitare queste parole in un contesto, sempre sul foglio o sul quaderno che hai usato. Poi aspetti 2 giorni e dopo 2 giorni puoi esercitarti ancora su queste parole, scrivere delle altre frasi
Il cervello ha bisogno di un po' di spazio temporale per sedimentare le nuove informazioni. Esercitarti con le stesse parole in contesto durante la settimana ti aiuterà a memorizzarle. Questo è il modo migliore per memorizzare il lessico. Il cervello non memorizza le liste, memorizza le parole che sono inserite in un contesto. Immaginiamo adesso che tu voglia esercitarti nella pronuncia e nell'intonazione, perché vuoi parlare come un vero italiano. Quindi, di nuovo, puoi scegliere un video o un audio in italiano e dopo ogni frase puoi fermare il video e ripetere la frase che hai appena sentito. Ripeti la frase che hai sentito nel video per imitare la pronuncia delle parole e l'intonazione della frase. E puoi fare questo più volte e per ogni frase che c'è nel video, se vuoi. La cosa migliore sarebbe registrare la tua voce quando pronunci quella frase e poi puoi confrontare la tua pronuncia e la tua intonazione con quelle del video originale. Questo è il modo migliore per esercitare la pronuncia e l'intonazione, così potrai parlare in modo naturale come un vero italiano. Abbiamo parlato di come memorizzare le parole, di come esercitarti nella pronuncia e nell'intonazione. Vediamo ora come esercitare invece la parte parlata, quindi la tua abilità di parlare. Ovviamente la cosa migliore sarebbe un amico o un insegnante con cui fare conversazione e per parlare italiano, ma puoi sempre usare dei video, oppure puoi usare un audio, o se vuoi puoi anche leggere un capitolo o una pagina del tuo libro e poi fare un riassunto a voce alta di quello che hai sentito o di quello che hai letto. Quindi dopo aver ascoltato un audio o un video o dopo aver guardato un film, anche se hai capito solo il contesto generale, puoi esercitarti a parlare, facendo un riassunto a voce alta. Parla anche da solo, l'ho detto in tanti video che è importante parlare da soli. Magari fai degli errori, ma è importante anche esercitarti a mettere insieme le parole, a costruire le frasi sempre più velocemente. Questi erano i miei primi consigli su come esercitarti attivamente nell'ascolto dell'italiano per migliorare sempre di più la tua comprensione. Abbiamo visto quindi come memorizzare parole ed espressioni, come parlare in modo più fluente e naturale. Quale di queste attività stai già facendo o vorresti cominciare da domani? Nel prossimo video, fra 2 giorni, faremo un esercizio insieme, un esercizio di comprensione. Sarà molto divertente. A presto!